Ciao, sei un ladro d'appartamento? Per lavoro vai negli appartamenti la notte a rubare? Segui il mio video, ti voglio dare alcuni consigli. Allora, innanzitutto, quando voi ladri rubate le opere d'arte, commettete un crimine molto 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 serio, che in Italia è punibile, cioè me lo sono segnato, furto di opere d'arte, dai 4 agli 8 anni per il furto, altri 4-8 anni per il danneggiamento, e quando le rubate spesso le danneggiate poiché tagliate le tele o rompete dita di porcellana, magari di statuine o roba del genere, e poi più altri dai 5 ai 14 per la ricettazione di opere d'arte ed il riciclaggio. Quindi per quale motivo in Italia questo è un reato molto molto grave? Perché l'arte in questo paese è considerata dal nostro sistema legislativo pari al petrolio per l'Arabia Saudita o il gas per la Russia, è una cosa di interesse nazionale particolarmente rilevante, perché quello abbiamo noi. Non abbiamo gas, non abbiamo petrolio, ma abbiamo l'arte. Siamo il paese che ne ha più al mondo, forse secondo solo la Grecia. Quindi per questo motivo è molto molto rischioso in questo paese rubare opere d'arte e da un certo punto di vista non solo è rischioso, ma è pure stupido perché sono molto molto difficili da vendere. Innanzitutto il 99,99% delle opere d'arte che potete trovare in una chiesetta isolata di provincia, in una casa di un comune cittadino, in un negozio di antiquariato, hanno un valore basso. Seguendo il mio canale YouTube potrete vedere che quadri molto importanti oggigiorno si vendono a 3.000, 4.000, 5.000 nel mercato regolare. Il mercato irregolare praticamente non esiste più, è stato distrutto un po' dalla crisi dell'antiquariato, perché le persone non arredando più le case con i mobili, gli arredi antichi, i quadri antichi, le porcellane antiche, ne hanno fatto crollare il valore, ma soprattutto perché ci sono delle banche dati ormai molto fornite dei beni rubati. Tutti i beni nelle case, presenti nelle case o nelle chiese, sono fotografati. Quindi una volta rubati, la fotografia viene messa nelle banche date che vengono gestite in Italia dai carabinieri, che sono delle banche date enormi. Ci sono decine di persone che ogni giorno controllano esercizi commerciali come questo, fiere antiquarie, ma soprattutto internet, alla ricerca delle opere d'arte rubate. Quindi oggigiorno andare a rubare un'opera d'arte è un atto estremamente cretino. Per quanto invece riguarda le possibili vittime di furti di opere d'arte, mi voglio raccomandare, voi fotografate sempre tutto ciò che avete in casa, che sia un pezzo d'argento, che sia un corallo, che sia un mobile, che sia un quadro, misure e foto fatta molto molto bene, perché se mai qualche stupido dovesse rubare, dovesse pensare che è una cosa intelligente rubare un'opera d'arte, senz'altro avete una documentazione da dare alle forze dell'ordine che prima o poi al 100% la ritroveranno. Vengono ritrovate cose rubate anche 30-40 anni fa grazie a questo sistema gestito tra l'altro oggi come oggi mi dicono dall'intelligenza artificiale. Quindi è molto 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 difficile rubare un'opera d'arte e farla franca. Quindi questo è quanto vi volevo dire, una cosa importante, ci tenevo a dirla. Ehm, Adesso vediamo che cos'altro devo dire. Ah, ecco, volevo dire che tante volte giornalisti, quando vengono sequestrate delle opere d'arte o vengono ritrovate delle opere d'arte o rubate delle opere d'arte, scrivono ritrovata opera di inestimabile valore, vaso etrusco trovato inestimabile valore, pala d'altare rubata trovate in un mercatino di inestimabile valore, io vado a vedere la foto, è una cosa che non vale niente. Perché il giornalista scrive questo? Perché il giornalista deve vendere il suo articolo, deve vendere il giornale, deve fare attirare l'attenzione delle persone e tante volte usa delle sensazioni, si chiama sensazionalismo giornalistico. Ecco, questo penso che sia un problema perché attira i ladri, perché andare a scrivere che nella chiesetta tal dei tali c'era questa pala d'altare di inestimabile valore può far pensare a un ladro, diciamo, poco accorto, poco conoscitore della materia, che nella chiesetta di provincia ci sono beni di inestimabile valore. Questo non è assolutamente vero. I beni di inestimabile valore sono nei musei protetti molto molto bene. Quindi andare in una chiesetta o andare da un antiquario o venire qui tante volte dobbiamo seguire le persone per impedire che ci tolgano una statuetta di porcellana, vuol dire andare a rubare degli oggetti che generalmente valgono veramente molto molto poco, sono fotografati, viene fatta immediatamente la denuncia ed è veramente difficile farla franca. Ok, questo dovevo dire, poi vediamo qua che cos'altro, quali altri argomenti dobbiamo toccare oggi. Lo scripanello
Abbiamo un vincitore, c'era una bellissima mano in bronzo, proprio qua in questo punto, non so se ve la ricordate, l'abbiamo venduta immediatamente dopo il filmato. Lo scribanello però c'è una persona che l'ha vinto, uno solo ha detto la parola, il nome e il cognome dello scultore. Lo scultore era Floriano Bodini di Gemonio in provincia di Varese e chi ha indovinato è Pierangelo Danzi. Danzi o Dazzi? Danzi. Quindi signor Pierangelo, ci contatti tramite WhatsApp e lei ha vinto un buono da 30 euro da spendere sul nostro negozio eBay. Il nostro negozio eBay si chiama Antiquariato Europeo di Gianluca Scribano, ci sono migliaia di oggetti in vendita, vada lì, si scelga un oggetto da 30 euro, glielo spediremo a casa gratuitamente. Complimenti, perché indovinare lo scultore vuol dire avere un'ottima cultura. Non era poi così facile, perché quello scultore ha fatto tante sculture, ma veramente poche si trovavano nel web e sui libri di quel genere. Poi andiamo subito all'altro scribanello, eccolo qua, anche questa volta un'opera del Novecento, anche questa volta un'opera bellissima e un pittore molto molto conosciuto. Sbrigatevi se lo conoscete, perché lo indovinerete abbastanza presto. È uno stile inconfondibile, è un quadro molto molto bello, ci parla di solitudine, ci parla di disperazione, di depressione. I colori più che le forme ci parlano e ci dicono che c'è un sentimento, diciamo, del genere. E quindi, a parte il nome e il cognome, questa volta vi chiedo anche di dirmi che tipo di corrente artistica novecentesca è. Cubismo, simbolismo, espressionismo, neorealismo, surrealismo. Dite la vostra e poi vi dirò il mio. Si tratta sempre di pareri. Quindi anche questa volta la sfida è stata lanciata, il quadro è firmato ed è anche datato. Allora, dopo lo scribanello veniamo ai nuovi acquisti. Abbiamo acquistato in settimana una collezione di quadri d'arte moderna proveniente da Vigna Clara, quindi da Roma Nord. Questo non c'entra niente. Sono qui, abbiamo il surrealismo grottesco, ironico di Franz Borghese. Abbiamo un quadro che ci racconta dell'attività professionale di un chirurgo che, nonostante stia operando, quindi facendo una cosa che richiede estremamente una grossa concentrazione, non rinuncia alle convenzioni, quindi addirittura sono vestiti di tutto punto con cilindro e cappellino a fiori, e il loro sguardo non è concentrato come dovrebbe essere, ma ha un sorrisetto un po' cinico. Quindi Franz Borghese ci racconta sempre le gesta di una classe borghese intenta più ad apparire che ad essere. C'è anche un Franz Borghese più piccolo, a mio avviso stupendo, bellissimo, di un uomo e di una donna. Accanto a questi dipinti di Franz Borghese c'erano altri dipinti, tutti di pittori molto noti. Qui abbiamo un Tamburi molto bello, un ritratto di una giovane donna. Abbiamo qui un ponte della Roma, dovrebbe essere Ponte Sisto, firmato Quaglia. Un Remo Brindisi 50x70, anche questo molto molto bello. Un altro ponte di Ugo Attardi, questa volta la cupola dovrebbe essere quella di San Pietro. E poi altri quadri, troverete tutti sul nostro negozio eBay, forse già ci sono? Già ci sono, quindi troverete tutto sul nostro negozio eBay. Questo è quanto abbiamo acquistato. L'ultima cosa che vi volevo dire, abbiamo avuto, vieni pure qui con la telecamera, un problema, un allagamento dal muro perimetrale del condominio. Ci si è allagato tutto il reparto libri. Ci sono dei lavori che dureranno purtroppo molto tempo, diciamo delle settimane, quindi abbiamo bisogno di sgombrare il reparto libri in fretta e furia. Quindi abbiamo messo tutti i libri al 50%, quindi per chi è interessato o colleziona libri antichi, andate sul nostro negozio eBay Antiquariato Europeo di Gianluca Scribano, scegliete il libro che vi piace, lo sconto ancora da scontare dal prezzo che vedete è del 50%, quindi potete digitare su un'offerta, l'offerta è libera, il 50%, e ve lo venderemo, accetteremo la vostra offerta senz'altro, perché abbiamo bisogno di togliere un po' di libri per via dei lavori.
Con questo è tutto, anche oggi vi ringrazio, è stato un piacere stare con voi, spero che la cosa sia reciproca e al prossimo video, ciao! Allora, lei voleva venderlo o farlo valutare questo? Ok, allora, si tratta di un dipinto su seta fatto in Cina tra la fine del 6 e i primi del 7, molto molto bello, di gran qualità ed è molto anche rovinato. Sono cose che si possono anche vendere a 5-6 mila euro, ma non in questo stato. Lei ha già avuto delle valutazioni, ha un'idea di quanto vuole un'offerta? Ok, allora se lo vuole vendere oggi, considerando lo stato e considerando la rarità del pezzo, ma lei per caso non c'ha la cornice? Questo stava dentro una cornice, no? Ok, allora io il massimo che le posso offrire in questo stato è 1500 euro. Per venderlo io a 2,5, questo è quanto si può vendere. Per me potrebbe anche andare bene, però devo interpellare i miei figli. Non c'è problema, va bene, allora lei ci farà... Li vuole chiamare adesso? Beh, penso di no. Va Forse bene, posso sentire domani. non c'è problema, d'accordo, grazie mille allora. Grazie a lei. Arrivederla. Grazie. Grazie. Questa è una cosa di sua proprietà? Saranno 15 anni, Ok, praticamente, tra mio nonno. quindi lei l'ha ereditata e la vuole vendere o far valutare? Io far valutare e poi magari decidere se venderlo o meno. D'accordo, io le ho già fatto una valutazione se non No, sbaglio. ancora no, mi ha detto di passare dal vivo. Ok. Allora siamo in Cina, nei primi del Novecento, e se la vuole vendere... le posso offrire 2,50. 250 euro, se la vuole vendere oggi. È corallo, ovviamente, come sa. A questo punto penso vada un altro volo. Va benissimo, come vuole. Pensavo qualcosina in più magari. Quanto pensava di vendere? Io ecco, stupidamente ho cercato un po' su internet, Mhm. ecco, non sapevo una cifra adatta, non so se fanno magari anche in base al peso, in base ecco, a qualità e tutto. Sì, vanno anche al peso e alla qualità, però questa è piccolina, adesso non so quanto possa pesare. Io l'avevo pesata ecco, con un bilancio così, veniva 110 grammi con la basetta. Ma lei quanto vorrebbe venderla? Io proprio per farmi un'idea di prezzo. Quindi non ha un'idea di quanto vuole Di vendere? preciso no, però ho visto che stanno insomma un pochino più alte. Sì, stanno un pochino più alte, ma io la devo rivendere. Certo, Comunque lei ci pensi, alla- magari quando c'ha un'idea mi fa sapere. Va bene? Va bene. Grazie mille, arrivederla. Arrivederci.